Da Ritorno alle Lemuria il potere della scelta di Silvia Crisci. Chi sono le anime antiche? Abbiamo parlato di anime, superanime, personalità e linee temporali. A questo punto del libro, cari amici, sento che è il caso di parlare delle anime antiche in modo che i lettori possano riconoscersi. Io stessa, se dapprima mi percepivo particolare, fuori dal mondo, difficilmente collocabile su questo piano, adesso ho la consapevolezza di essere un'anima antica. Le anime antiche sono anime che hanno scelto volontariamente di incarnarsi sulla Terra per aiutare le persone a ricordare chi sono e soprattutto che sono molto altro e di più del proprio corpo fisico. Le anime antiche possono essere nate sulla Terra oppure provenire da altri pianeti e stelle, da dimensioni superiori delle quali portano indelebile il ricordo che si manifesta attraverso un legame profondo e un richiamo continuo verso la loro vera casa. Sono anime che faticano a stare nella bassa densità della terza dimensione, che percepiscono come impura, contaminante e pesante. Si manifestano attraverso personalità molto sensibili alla sofferenza, poiché la conoscono bene per aver molto sofferto fino al momento del risveglio, il quale, nel portare consapevolezza rispetto alla loro presenza sulla Terra, dona loro un po' di sollievo. Sono anime che accedono più facilmente di altre alla connessione con il cosmo e le sue creature. Sanno istintivamente comunicare con piante e animali che rispettano e amano moltissimo. Possiedono svariati talenti, acquisiti di vita in vita tra le diverse civiltà e piani dimensionali esistenti. Quasi tutte hanno il dono della chiaroconoscenza, ovvero sanno cose che nessuno gli ha mai insegnato sulla Terra. Spesso sono i cosiddetti star seeds, semistellari, e provengono da Arturo, dalle Pleiadi, da Sirio e da altri luoghi. Da ognuna di queste civiltà hanno acquisito talenti e doni, ma soprattutto tanta saggezza, consapevolezza e desiderio di essere d'aiuto. Tutte esigenze legate strettamente alla vibrazione del cuore e al senso di unità che permea l'intero universo a partire dalla quinta dimensione. Sono anime che faticano molto a vivere in un corpo fisico e a muoversi nella materia, in particolare dal punto di vista pratico. Tutto ciò che richiede manualità e senso pratico, oltre che la burocrazia in generale, gli riesce difficile, poiché è molto distante dalla loro frequenza di base. Può accadere che in una precisa incarnazione la vita non gli consenta, oppure loro stessi non manifestino il desiderio di avere figli. Questo per non avere alcun tipo di distrazione dal compimento della propria missione. Molte di queste anime le puoi riconoscere perché tendono ad ascoltare gli altri, a prendersene cura, a portare guarigione dove c'è sofferenza e luce dove c'è buio. Non necessariamente portano la loro luce svolgendo lavori legati al tema della guarigione. Quindi non sempre sono operatori energetici oppure olistici. E nello stesso tempo non è automatico che chi svolge tali professioni sia un'anima antica. Ecco perché bisogna fare molta attenzione a chi ci si rivolge per chiedere aiuto. Il mio precoce richiamo e successivo risveglio, il mio forte desiderio di guarire l'anima delle persone, di ricordare sempre di più e aiutare altri a ricordare e dare un senso profondo alla propria esistenza, oltre alla mia forte connessione con la natura e le sue creature, sono stati segnali molto chiari della mia provenienza e della mia anzianità a livello animico. Mi chiamo Silvia, creatura dei boschi. Sono naturopata e per questo ho l'onore di accedere ogni giorno al potere curativo della natura. Ho sempre avuto una predilezione per l'aspetto sottile ed energetico della vita e nel mio lavoro ogni giorno aiuto persone a ritrovare se stesse, il loro vero sé, lavorando a stretto contatto con l'energia dei piani superiori, assistita da esseri di luce che appartengono alla mia famiglia dell'anima.
Al di là dei tanti possibili tratti caratterizzanti di un'anima antica, tengo a sottolineare che quelli che ho indicato sono solo indizi per il riconoscimento della propria origine, ma non sono gli unici e non garantiscono alcunché. Ogni anima conosce la sua provenienza ed è assolutamente in grado di contribuire al processo di ascensione se lo desidera. Non ci sono anime migliori di altre. Ci sono solo anime che da più tempo fanno parte del gioco della vita sulla Terra e per questo ne conoscono le regole. Ci sono solo anime volenterose che si danno molto da fare per farsi sentire dalle personalità terrestri e spingerle a ricordare.